Mi chiamo Francesca e da 4 anni guardo il mondo attraverso la visiera del casco. Ho lasciato l'avvocatura per l'avventura. Siamo entrati in Afghanistan. E ora vi porto con me in questa storia alla ricerca di un tesoro millenario, nascosto tra le montagne dell'Hindu Kush. Non vi svelo il finale adesso, ma vi consegno il viaggio. Siamo nell'agosto del 2024 e insieme a me ci sono Emilio, professore in pensione, scrittore, viaggiatore che sale e scende da mezzi scomodi in mondi pericolosi perché è il suo modo di aggiungere vita ai giorni. Amedeo, anche detto Capitano Ahab, il nostro risoluto comandante, alla guida della sua Jeep Willys, pronto a sciogliere ogni nodo che si forma nei momenti più intricati di un percorso. Ma in questa precisa avventura si sono uniti una coppia polacca, conosciuta in questi giorni, e Julia, una ragazza tedesca partita con noi fin dal principio. 60 giorni prima partivamo dall'Italia attraverso i Balcani, la Turchia e l'Iran, senza sapere se sarebbe stato possibile entrare in Afghanistan, un paese governato dal regime talebano dal 2021 e che si sta, lentamente ma inesorabilmente, aprendo al turismo. Ci sono scelte che spalancano le porte all'ignoto e che una volta intraprese richiedono tutto il nostro coraggio per arrivare fino in fondo. Basta un passo e tutto cambia. In Afghanistan abbiamo scelto di proseguire, lottando per non morire, su una strada che sembrava impossibile. Il nostro primo giorno oltre il confine, una tormenta di sabbia cerca di buttarci fuori strada. Ci sono 40 gradi, l'aria è densa di sabbia, l'orizzonte inghiottito, ogni metro è una lotta. Inclinati contro il vento, ci aggrappiamo alla strada come all'unica via per avanzare. Ma questo era solo l'inizio. Cosa ci aspettava nel cuore di quelle montagne? Hello, nice to meet you. Ciao, nice to meet you. Partiamo da Herat, crocevia culturale e commerciale lungo le antiche rotte della Via della Seta, dove prevalgono le etnie tagika e persiana, una mescolanza etnica e culturale che si riflette nella straordinaria architettura e nelle storie custodite nei suoi monumenti. In un paese in cui si pensa che le donne non possono fare nessun tipo di lavoro, abbiamo trovato e scelto Somaya, una ragazza afghana, guida ufficiale del paese, che ci ha accompagnato anche al Ministero del Turismo dell'Emirato dell'Afghanistan per richiedere i permessi di visita ai funzionari del governo talebano. Hello, this is Somaya Muniri. At the first, how I started guiding, I didn't know about guiding, that there is such jobs. I used to read about couchsurfing in a English reading book that I was studying. And I installed the app. I was thinking that use it for traveling someday, not for hosting. I didn't expect that travelers come to Afghanistan. 1 month, I received hosting requests from 2 travelers from Australia and Poland. It was for the first time that I was meeting tourists from other nationality, foreigners, and it was so exciting for me. And they introduced me to guiding. So I went to the Ministry of Culture of the Herat city. It was so new for the new government. They firstly said that it's not allowed to be as female guide, but whenever I said to them, I explained that here is the women, also female travelers, I can be their guide whenever they get familiar. So they say that it's okay, you can work as female guide. And the story started like this. Abbiamo visitato la Moschea del Venerdì, un capolavoro architettonico costruito nel XIII secolo e poi ampliato in epoca timuride. Superato l'ingresso e i controlli di sicurezza, siamo entrati in un vasto cortile circondato da iwan decorati, con mosaici colorati e arabeschi. La luce che esplode nel cortile e i minareti che si innalzano verso il cielo lasciano senza fiato. Abbiamo visitato il laboratorio di ceramica della moschea, un luogo della memoria e della tradizione. The more water, the easier. Qui un gruppo di artigiani modellano e dipingono le piastrelle, che vengono poi posate sulle facciate, mantenendo viva l'arte timuride. Abbiamo camminato 4 chilometri a piedi
per raggiungere il santuario di Gohar Shad Begum, un tributo alla regina Timuride che ha segnato la storia della regione. A pochi passi dal santuario visitiamo la Mosulla, una delle più grandi e maggiormente decorate scuole coraniche dell'antichità, di cui al giorno d'oggi rimangono solo 4 minareti, solitari nel paesaggio urbano, che un tempo facevano parte di questa prestigiosa madrasa, sopravvissuta per secoli e poi distrutta alla fine del 1800 per insensati motivi militari. Addio Herat, con la tua fortezza che veglia sulla città da generazioni, lasci un ricordo indelebile in chiunque abbia la fortuna di attraversarti. Al nostro primo posto di blocco talebano, l'allegria generata dalla folla curiosa intorno ai nostri mezzi svanisce in un istante. L'ordine di seguirli su una strada secondaria ci coglie di sorpresa. Non sappiamo che cosa ci aspetti. Io tremo di paura. Emilio accarezza l'idea della fucilazione e guardando Amedeo dice «Mi sto cagando addosso», ricevendo come risposta un cinico «Basta che non mi sporchi la macchina». No. L'ufficiale talebano ci raccomanda di tornare indietro, è troppo pericoloso proseguire. La strada è in condizioni disastrose. In Afghanistan la rete stradale può essere immaginata come un orologio. L'anello nord e sud offre vie percorribili, ma la rotta centrale da Herat a Kabul è un mondo a parte. Quel che era in buone condizioni è stato portato via dalle piene di maggio dello stesso anno. Rassicuriamo l'uomo mostrandogli i nostri mezzi e le gomme robuste e dopo un lungo momento di esitazione ci lascia andare. Per noi ormai tornare indietro non era un'opzione. Nell'impatto il freno anteriore si blocca, ma non me ne accorgo subito. This is one of the worst crash. Che mi sono azzappiato. Thank you. I woke up at 4:30, you too, Yeah. I guess, and we have been riding since 6, and Yeah. now it's 4. And it's been challenging off-road all day. All day. Per noi queste strade sono parte del viaggio, ma per chi vive qui sono la quotidianità. Vie che sono l'unico collegamento con un ospedale, con una persona amata o con il proprio lavoro. The sun doesn't stop. No! Aspetta, I'm coming! I had to remove the glove, the right one, because my hand is getting bigger. And this road goes down.
La sindrome compartimentale cronica alle braccia, per cui mi opererò al rientro in Italia, mi fa vedere le stelle. Quella strada non è una strada? No. Osman, cosa ti dice? Che questa è la strada, ma ce n'è anche un'altra. Cioè, questa strada non arrivo mai più. Non ho mai considerato di dover fare questa strada qua, ma questa qua sulla riva, dritta. E dov'è quella lì? L'abbiamo persa? No, è lì, ma non c'è. It can be that this part is washed away. We don't know how many kilometers is washed away. What we can know is that it's 7 kilometers on the riverside. It's a lot. Fucking carrots. We can do this, but it's not on this bike with luggage. We can put on the jeep. Yeah. Proviamo su quel fiume. Sta bollendo di nuovo. Va bene, non è un problema. End of the road? No, io no. Ma non si può fare adesso. Possiamo campeggiare qua? Sì, E siamo proprio sulla strada? È notte fonda quando decidiamo di accamparci. Avvolta nel sacco a pelo, il mio cuore batte forte in un misto di paura e meraviglia. Sopra di me c'è un cielo stellato che sembra irreale. Ma il silenzio è presto interrotto da rumori inquietanti. Ombre che si muovono sulla montagna, sagome che danzano nella luce tremolante di una torcia. Resto immobile, trattenendo il respiro, mentre le ombre svaniscono. La tensione si allenta, solo per essere seguita da un risveglio improvviso. Alle 4 del mattino un rumore di passi mi allarma, sveglio tutti. Poi, tra le sagome confuse dalla poca luce, vedo un uomo che cammina accanto a un asino, sorpreso quanto noi. Non servono parole complicate, solo uno sguardo e una parola semplice. Salam. Salam. Julie, what are you doing?
Did you have a good sleep? So. I think I saw every donkey come by through the night. We officially survived camping in Afghanistan in the middle of nowhere. It's great, insane, huh? It's actually very beautiful. We don't recommend it. It wasn't voluntarily. We didn't have any choice. And the sky, I never seen something like this. There were falling stars. The sky was full of stars. It's beautiful. And we are alive. Siamo sopravvissuti, we survived. Dai su! Dare l'accompagnatore col Kalashnikov che gli sputa dalla sella. Stiamo andando al minareto, un'opera d'arte islamica, patrimonio UNESCO, e questa è la strada che gli afghani ci hanno detto good, buona. Infatti, come vedete, è una provinciale come si deve. Ci guida, sorridenti, come se celebrassero la nostra impresa. Ci superano leggeri, abituati a queste strade e su moto che pesano un quarto delle nostre. Ok. Vorrei prendere in prestito la loro leggerezza, ma restituirei solo la prudenza di chi è troppo lontano da casa. Ok. Let's go. Dopo il villaggio, la stanchezza aveva raggiunto livelli estremi. Giulia lascia la guida della moto ad Amedeo e si sposta sulla jeep. Se non ci fossimo sempre sostenuti a vicenda, non saremmo mai arrivati fin qua.
siamo già tutta la vita insieme. Tutta la vita insieme. I know sometimes life can be tough.